Ciao ragazzi, dopo la regolazione della trasmissione Shimano Di2, oggi andremo a vedere l'installazione e la regolazione dei cambi SRAM ASX. Tutto ciò che vi serve è l'applicazione sul telefono, la SRAM AXS e una chiave da 2,5. Andiamo subito a effettuare la prima regolazione che si fa dopo l'installazione, ovvero il pairing, l'accoppiamento tra i componenti AXS. In questo caso andremo a effettuare l'accoppiamento tra le leve che comandano i due deragliatori, deragliatore anteriore e deragliatore posteriore, che, come nel caso di Shimano, comunicano tramite Bluetooth. Come si fa il pairing? È molto semplice. Andiamo a premere il pulsante AXS posto sul deragliatore posteriore fino a quando la luce non andrà a lampeggiare costantemente. A questo punto è possibile fare l'accoppiamento con il deragliatore anteriore e ovviamente con i comandi leva. Come facciamo? Iniziamo dal deragliatore anteriore, premiamo il pulsante AXS fin quando la luce non lampeggia velocemente. Stessa cosa lo facciamo sulla leva di sinistra e sulla leva di destra. Ok, a questo punto il pairing è effettuato. Ripremiamo l'interruttore AXS sul cambio posteriore, ok, la luce lampeggia una volta e si spegne. L'accoppiamento è effettuato e possiamo andare a effettuare le prime cambiate. Ok, perfetto. A questo punto dobbiamo andare a verificare che la cambiata sia corretta. Come facciamo? Giriamo la nostra bicicletta e portiamo il deragliatore sul penultimo rapporto. Ok? Girando la catena andiamo a effettuare una verifica che il giro della catena sui pignoni sia perfetto, non ci sia la benché minima rumorosità. Ok? In questo caso non c'è alcun rumore e diciamo il giro della catena sui pignoni è perfetto. Qualora invece voi doveste notare che il cambio è rumoroso perché è troppo spostato o verso l'esterno o verso l'interno, andrete a effettuare le microregolazioni. Le microregolazioni come si fanno? Poniamo il caso di dover spostare il cambio verso l'interno perché la catena è troppo spostata verso l'esterno. Andiamo sulla leva di sinistra, teniamo premuto il pulsante AXS e tiriamo la leva. Vedete che la luce sul cambio si è accesa? Per quale motivo? Perché ha registrato la microregolazione verso ovviamente l'interno. Mi raccomando, fate sempre riferimento al lampeggiamento della luce. Questo perché in molti casi le microregolazioni comportano uno spostamento realmente minimo del cambio. Minimo a tal punto da essere quasi impercettibile all'occhio. Andiamo a verificare. Come vedete, se prima il mio cambio era perfetto, adesso sento un leggero trascinamento della catena verso l'interno. Allora cosa faccio? Ripristino la condizione precedente andando questa volta a spostare il cambio verso l'esterno. Quindi in leva di destra, premo il pulsante ASX e faccio la microregolazione. Riprovo il tutto
e il cambio è perfetto. Bene, cosa ci resta da fare? Su queste trasmissioni, che sono le trasmissioni da strada, dovremo andare a regolare il fine corsa. Questo perché? Perché sulla nuova trasmissione T-Type di SRAM il fine corsa non esiste più. Andiamo a regolare il fine corsa. Iniziamo a regolare il fine corsa sul pignone più piccolo. Allora, la vite di regolazione del pignone più piccolo è quella posta all'esterno. Prendiamo la nostra chiave da 2,5 e andiamo a portarla in battuta, dopodiché la sviteremo di 1/4 di giro. Stessa cosa facciamo per il pignone più grande. Andiamo a portare la vite in battuta e dopodiché la svitiamo di 1/4 di giro. A questo punto l'altra regolazione che ci manca è quella di andare a regolare la distanza della puleggia superiore. Portiamoci sul penultimo pignone, ok? E andiamo a porre tra il pignone della puleggia superiore del cambio e il penultimo pignone della cassetta una distanza, diciamo, pari a una maglia, pari o di poco superiore a una maglia della catena, andando ad avvitare questa vite. A questo punto verifichiamo la cambiata e come vedete è perfetta. Ok, quindi in questo momento la nostra trasmissione è perfetta, è a posto per essere utilizzata. Cosa ci manca? Ci manca di andare a scoprire tutte le features, ovvero tutte le funzioni dell'applicazione AXS. Qua vediamo quali sono i componenti di cui è dotata la nostra bicicletta. In questa videata, come vedete, abbiamo il deragliatore posteriore, l'anteriore e le due leve. La modalità migliorata, come dicevo prima, è una nuova funzione dell'applicazione ASX ed in buona sostanza è paragonabile alla Synchro Shift e Semi Synchro Shift di Shimano. Come vediamo, il cambio può essere impostato su due modalità, ovvero quello in compensazione e quello sequenziale. Ok? Se in compensazione abbiamo l'opzione di un dente massimo o 2 denti massimo. Qua, ok, se voi andate a cliccare More, vi dà la spiegazione di che cosa è la compensazione del cambio. E qua ovviamente potete vedere l'analogia con le trasmissioni DI2 di Shimano. Altra voce molto importante è la tipologia di cambiata che voi potete andare a impostare. Potete andare a impostare il multi-shift, ovvero con il tocco della leva andare ad effettuare il passaggio di 2 pignoni alla volta, 3 pignoni alla volta o pressione prolungata tutti i pignoni, sia nella marcia superiore sia nella marcia di scalata. Ok? Infine, impostazioni, abbiamo la videata che riguarda le impostazioni della vostra applicazione, ovvero l'account, il profilo del rider che potete andare ad compilare, l'assistenza, ovvero vedere se praticamente avete bisogno per quanto riguarda contatti, video XX, le domande frequenti e così via. Ok, e infine le informazioni per quanto riguarda la vostra trasmissione. Qua abbiamo la videata riguardante gli accessori, ok, che dà praticamente una panoramica di tutto ciò che è montato sulla vostra bicicletta. In questo caso l'SL8 con il Rival AXS è equipaggiata anche con il power meter della Quarq, che possiamo ovviamente andare a settare. Come vedete in questo momento il power meter, perché la bicicletta è ferma da un po', ha perso la connessione, basterà fare girare la guarnitura affinché il sistema sia nuovamente rilevato. Nella sezione altri attrezzi abbiamo ovviamente
i centro-sinistri e tutti i riferimenti per una assistenza. Ritorniamo nella pagina home, ok? In questa pagina, che è la pagina iniziale, se noi andiamo a cliccare su ogni singolo componente, ovviamente vale quello che ho detto prima, la bicicletta è ferma da un po', quindi i componenti sono entrati in una fase di stand-by. Se noi andiamo a cliccare su ogni singolo componente, potremo andare a vedere e a verificare il loro stato di aggiornamento. Qualora non siano aggiornati, comparirà una scritta con aggiornamento necessario. Per fare questo aggiornamento basterà cliccare ovviamente sul pulsante AXS e l'aggiornamento partirà e verrà installato in automatico. Quindi ragazzi, abbiamo visto come è l'installazione e la regolazione di un sistema completo SRAM AXS. Abbiamo visto quali sono le funzioni della nuova applicazione SRAM AXS. Non vi resta che prendere la vostra bicicletta e godervi delle ottime raidate. Ciao!